Siamo Nadine e Daniele dello studio Giordano Hadamec Architects. Villa Nemes è una villa unifamiliare di circa 250 metri quadri situato sulle colline che si affacciano sul golfo di Imperia. La proprietà cercava una residenza in riviera, immerso nel verde, un luogo di rifugio e relax lontano dalla loro vita quotidiana. La villa gioca con il paesaggio antropizzato dei terrazzamenti liguri, diventando parte di esso. Le facciate in pietra naturale presentano grandi aperture aperte verso la valle e il mare. I due volumi semipogei, disposti su un unico piano, si piegano seguendo la morfologia del paesaggio e si spezzano a formare l'accesso in asse. Lunghi setti murari creano continuità tra il paesaggio esterno e l'interno della casa e le fasce che circondano l'edificio. Il sito esistente era definito da un ambiente terrazzato, con la forte presenza di una quercia monumentale, un uliveto e un piccolo rio. E la villa risponde e preserva lo scenario naturale e la sua facciata si fonde con i tipici muri a secco, creando continuità tra l'edificio e il contesto circostante. L'ingresso, formato dalla spaccatura tra i due volumi, definisce un punto cardine che conduce da una parte alla zona notte e dall'altra all'open space, che è il vero cuore della casa, progettato come luogo per riunire tutta la famiglia. Grandi aperture estendono la sala verso l'esterno, sul generoso solarium in legno, sulla piscina a sfioro e giù verso la valle e il mare. Un patio con barbecue e giardino di erbe aromatiche, a ovest della casa, cattura il sole del pomeriggio e offre uno spazio confortevole per mangiare all'aperto, con un'area lounge dove rilassarsi. Le viste del patio sulla valle sono incorniciate dalla grande quercia. Il patio giardino e le tettoie frangisole creano spazi filtro tra l'interno e l'esterno. Sul lato opposto della villa si trova la zona più intima della casa, formata da 5 camere da letto, con accesso diretto al giardino attraverso piccole aree pavimentate protette da frangisole. Le stanze beneficiano del sole mattutino e di una vista sul querceto e il mare. I locali di servizio sono totalmente ipogei e illuminati e ventilati naturalmente da ampi lucernari apribili. Comprendono una dispensa, una lavanderia, ripostigli, locali tecnici e di servizio e i bagni. La connessione con la natura, l'esposizione solare e suggestivi scorci sulla vallata e sul mare sono stati elementi chiavi per la progettazione e la disposizione degli spazi. Il tetto verde contribuisce alla continuità con il paesaggio e minimizza l'impatto non solo volumetrico ma anche ambientale dell'edificio. La villa è circondata da essenze mediterranee e la permeabilità è massimalizzata con l'utilizzo di ghiaia e pavimenti galleggianti in legno che sono state costruiti senza l'utilizzo di cemento. Fonti naturali e lavorazioni artigianali del luogo, come anche materiali provenienti del sito, sono stati utilizzati per definire un design ecosostenibile. Per il rivestimento della facciata è stata utilizzata la pietra naturale ricavata dallo scavo e questo è stato combinato con un sistema innovativo di ventilazione, drenaggio e isolamento. Grandi aperture da pavimento a soffitto massimizzano la luce naturale e la vista sull'esterno, accrescendo l'effetto di trasparenza e leggerezza, incorniciando proprio la vista sul panorama. Gli infissi sono stati incassati sia nel soffitto che nel pavimento, come anche esternamente nella pietra naturale e all'interno dei muri di gesso.
Nel soggiorno la grande vetrata ad angolo di 6 metri che prosegue per un altro 1,5 metri è uno dei punti più significativi della casa. È un luogo di contemplazione. La grande trasparenza sottolinea i diversi scenari della natura che si evolvono durante l'anno. L'interno è definito da un design semplice, senza tempo, che combina materiali e dettagli di alta qualità, come legno e pietra naturale, pavimentazioni industriali di cemento e muri in un intonachino di calce. L'arredamento fisso in legno di rovere è stato interamente disegnato dal nostro studio, come anche il tavolo della sala pranzo, i scabelli dell'isola e i letti, come anche i tavolini nella camera da letto. Le porte interne, anche esse progettate su misura in rovere, sono a tutta altezza, creando delle fessure che rendono fluido il collegamento tra spazi privati e spazi comuni. Nel grande open space, i 7 murari che incorniciano le aperture ospitano la cucina, il mobile bar e libreria e il camino e la TV, liberando il volume puro di questo ambiente. In contrasto con il calore del legno, la lunga parete che fa da sfondo ai pezzi d'arte contemporanea è realizzata con cemento armato a vista, con i segni impressi dalle tavole dei casseri d'armatura. L'isola, assemblata in pietra di Cardoso per sembrare un monoblocco, è pensata per raccogliere la famiglia e condividere la passione per il buon cibo. Il design delle camere è essenziale ma efficiente, con gli armadi incassati che si incastrano in pianta con quelli della camera successiva, dove le ante si confondono con i pannelli a tutta altezza della boiserie. Sulla parete opposta, invece, la spalliera del letto presenta 2 mensole, una al di sopra e una di sotto del letto, che consentono di trasformare la camera da matrimoniale a doppia a singola con divano, grazie al particolare design delle gambe del letto, che sono arretrate. La mensola inferiore funge da comodino, mentre quella superiore, grazie alla presenza di un binario, consente di spostare il faretto abajur nelle varie configurazioni. I bagni sono rivestiti in pietra naturale di Cardoso e, come per tutti gli altri ambienti, presentano un arredamento fisso su misura in rovere, con sanitari in corian. L'illuminazione e la reazione è garantita zenitalmente da lucernari automatizzati. Le docce a filo pavimento e la vasca sono illuminati da luci lineari e radenti alla parete di rivestimento che ne esalta la metericità. L'involucro semipogeo altamente isolato, il controllo dell'apporto solare passivo insieme all'utilizzo di energie rinnovabili, senza l'utilizzo di combustibili fossili, riduce notevolmente il consumo energetico aumentando il comfort abitativo e portando l'edificio a livelli di casa passiva.